Oggi quello che voglio riuscire a fare è spiegarti molto bene, facendotele vedere, tutto quanto quello che riguarda le eliche, i passi, tutte queste cose che delle volte è difficile da capire e soprattutto per noi o per me da professionista è difficile da spiegare. Quindi andrò a fare semplicemente una spiegazione generale. Ti dico già che non entrerò nello specifico con parole strane, con parole troppo tecniche, userò un linguaggio molto semplice, non perché non voglia parlare in modo tecnico, ma perché secondo me in questo video non serve assolutamente a nulla. L'importante è riuscire a trasmetterti il più facilmente possibile le informazioni, parte delle informazioni che so, che conosco lavorando nella nautica da una vita intera. Partiamo quindi dai fondamentali. Allora, le barche, a differenza delle auto, non hanno le marce. Quindi la nostra elica è un passo solo, cioè hai una marcia sola a disposizione e con questa marcia devi riuscire a farci tutto, quindi dovrai sempre scegliere il migliore dei compromessi. Non puoi cambiare marcia come succede con le auto, avrai diciamo un'impostazione fissa in questo senso. Bene, ora andiamo a vedere nello specifico di che cosa andiamo a parlare, quindi del passo e del diametro, che sono le due misure che ti servono per riconoscere un'elica. Il diametro è la circonferenza, che è questa dell'elica, diciamo consideriamo come se l'elica fosse un cerchio, ok? Questo è il diametro di questo cerchio, è il diametro dell'elica. Mentre invece il passo te lo vado a far vedere su quest'altra elica che ho volutamente appeso qua, ok? Perché il passo è il percorso che fa l'elica in un giro completo di 360 gradi. Tu immagina che questa è come se fosse una vite, un bullone, ok? Tu sai, spero, che se il bullone lo avviti, man mano che lo avviti lui entra. Quello è il passo, quindi ogni giro di 360 gradi, quindi con questa pala qua, da questo punto qua va avanti, si avvita, percorre questa strada che ha percorso è il passo dell'elica. Quindi da immaginarsi è che in questo momento è come se girasse su un solido che fosse incastrata e si stesse avvitando sopra o dentro un pezzo di legno, nella fattispecie poi sarà l'acqua, però il passo è proprio questo giro completo che va a fare l'elica in un giro completo. La distanza percorsa è il passo. L'altra cosa importante è il numero delle pale, quindi sull'elica troverai stampigliato, nella maggior parte delle volte c'è il diametro che è il primo numero, il secondo numero, ad esempio qua leggiamo un 21, ok? Il primo numero invece leggiamo 13 e 7 ottavi, è il diametro il primo numero e il secondo è il passo. Quindi nel primo abbiamo la circonferenza, il diametro della circonferenza, nel secondo quanta distanza percorre in un giro a 360 gradi. Detto questo, molte eliche poi davanti hanno un altro numero che può essere 3, 4 o 5, normalmente sono 3 o 4, 5 è molto difficile, che sarebbe poi il numero delle pale. Se l'avesse scritto anche questa elica avrebbe 3 per 13,7 ottavi per 21. Il passo, la misura, il diametro viene tutto fatto in sistema non numerico decimale come quello europeo, ma quello inglese e americano. Quindi 21 saranno 21 pollici, 13 e 7 ottavi saranno sempre in pollici. Poi vedrai anche un altro video, avrai a disposizione anche un altro video per poter fare le conversioni. Ma quello che interessa a noi non è tanto di sapere la distanza, ma di sapere da dove partiamo per aumentare o diminuire il passo. Infatti spesso e volentieri, anzi quasi sempre, specialmente dopo l'articolo che ho scritto sul nostro blog barchemania.com, dove cerco di spiegare, io e Luca ci siamo messi a spiegare come scegliere la migliore elica, tantissime domande ci arrivano proprio relativo al indovinare, al trovare il passo migliore per la propria barca. Quindi il passo si chiama, diciamo in gergo si dice un passo lungo o passo corto, ma è tutto relativo al tipo di barca che ho davanti. Il passo, consideriamo un passo, proprio un passo, no? È la distanza che io percorro con un passo, quello è. Quindi, come il giro da 360 gradi dell'elica, il passo è quella distanza che io vado a percorrere. Quando è che mi servirà un passo lungo? Allora immaginiamo di stare su una strada piatta tipo adesso, ok? Io posso anche permettermi di camminare tranquillamente così e non ho problemi. Ok, ma adesso sono uscito dalla telecamera, magari adesso lo rifacciamo. Ok? Quindi il passo lungo è banalmente questo passo lungo. Se io invece devo andare in salita, ad esempio su questa panca, no? Sarà difficile che io riesca a fare un passo così e salire. È più facile per me in questo momento qua appoggiarmi e fare dei passi piccoli, dei passi corti. Quindi
in una situazione di salita io dovrò fare dei passi corti, in una situazione di pianura o addirittura discesa dovrò fare passi lunghi. Perché ho fatto questo banale esempio, banalissimo? Ma per farti capire che se vogliamo paragonare un'auto, veramente ci sta tirato con i capelli per le orecchie, come dicono in tanti, il paragone tra auto e barche. L'auto è su un piano e non ha nessun tipo di attrito, la barca è costantemente immersa nell'acqua. Questo è un attrito fortissimo. Se vogliamo paragonarli potremmo pensare a un'automobile in piena montagna ma su un valico veramente impegnativo. Quello è il paragone che puoi fare. Quindi su una pendenza di questo genere qua, tipo questa panca, con l'auto non posso partire in sesta, difficilmente ci arriverò anche in sesta con tante delle auto, magari in utilitaria, arrivo in terza, in seconda, perché è molto impegnativa la salita. Per le barche è lo stesso, quindi se consideriamo il passo una progressione che si allunga dalla prima marcia alla sesta in paragone alle auto, consideriamo la stessa cosa per le barche. Quindi il passo lungo sarà un numero superiore di passo, quindi l'elica di prima che abbiamo visto era una 21, un passo lungo sarà una 23, una 24 rispetto alla 21, un passo corto sarà una 19, una 17, una 16 a scalare. Cosa succede? Vado ad accorciare il passo, vado a creare dei passi più piccoli per far cosa? Per riuscire a superare la salita, che nel campo nautico è l'acqua e quindi il peso da spostare nell'acqua che è la nostra barca. Altre cose che mi vengono spesso chieste sono le differenze dei materiali. Tendenzialmente sulle barche da diporto, quelle diciamo fino a 15 metri, una cosa di questo genere qua, quindi anche le più piccole da 4-5 metri, hanno due tipi di scelte: eliche d'acciaio come questa qua o eliche d'alluminio come questa qua. Sono due materiali completamente diversi. Allora perché scegliere uno o scegliere l'altro? Vantaggi dell'alluminio. Vantaggi dell'alluminio sono che, a parte questa che è rotta volutamente, poi ti spiego, i vantaggi dell'alluminio è che è molto leggera, costa poco, ok? E quindi puoi tenertene una di scorta. Il vantaggio dell'inox, se non guardiamo al budget di spesa, che mediamente costano 3 o 4 volte quello dell'alluminio, ha sicuramente solo che vantaggi. Primo vantaggio, consideriamo il moto orbitante del motore, quindi una forza che continua a girare su se stessa. L'elica d'acciaio, avendo un peso specifico di 3 o 4 volte superiore rispetto all'elica d'alluminio, riesce a lavorare di inerzia, quindi lanciata riesce anche per inerzia a continuare a girare più facilmente, quindi aiuta tra virgolette il motore a spingere. Altra questione dell'acciaio rispetto all'alluminio, non provo con questa nuova, ma provo con questa qua che è già rotta. Ok, io provo a piegarla, no, con la pinza, quasi non riesco neanche a prenderla, proprio non sono particolarmente forte, ma di solito ce la faccio. Un'elica d'alluminio la prendo e riesco anche a piegargli, questa piega qua riesco anche a raddrizzarla, addirittura a spezzarla. Ok? Questo cosa vuol dire in termini di performance e in termini di risultato poi in barca? Che questa, quando fa quell'azione come questa, quindi che va a girare sull'elica, questa è da un'elica d'alluminio, tende a flettere perché gli scarichiamo sopra 100-200 cavalli, quindi l'alluminio è un materiale che flette di più, di conseguenza non è particolarmente rigido, quindi potrebbe perdere un po' di reazione nei confronti dell'acqua. L'elica d'acciaio non ha questo handicap perché è molto più rigida. Altro vantaggio per l'acciaio inox è quello che, essendo un materiale che può essere che è molto più rigido, molto più duro, può essere modificato. Non è in questo video che sicuramente ti vado a spiegare l'imbottitura dell'elica o il tipo di forma della pala, perché questa è veramente una cosa da ingegneri aerospaziali, comunque sia che sia acqua o aria, comunque sono eliche che spingono. Ma sicuramente con l'acciaio i costruttori di eliche si possono sbizzarrire in forme di eliche molto diverse tra di loro per magari su quella specifica barca dare le migliori performance. Infatti le barche race, le barche da gara tendenzialmente usano l'acciaio quasi tutte. La questione rimane quindi attiva: quale elica vado a scegliere? Allora, io nell'articolo appunto di Barche Mania, come ti avevo detto prima, ho cercato di spiegarlo. Parte tutto dalle condizioni, non posso scegliere l'elica a seconda di quello che voglio io, cioè non posso dire voglio una 19, voglio una 21 senza avere dei dati. I dati quali sono? Barca in acqua, motore acceso, accelero, vado in massima accelerazione, vedo che il motore giri a massimi regimi come da dichiarato dalla casa di chi costruisce il motore. Se il motore ad esempio deve fare 6.000 giri come dichiarato per sviluppare i suoi 100 cavalli, sono sempre esempi,
Se invece ne va a fare poi col mio abbinamento di quell'elica che ho montato, che magari per esempio è una 14, vado a farne 5500, mi mancano 500 giri per arrivare al massimo della potenza dell'erogazione di questo motore. Quindi cosa andrò a fare? Andrò ad accorciare il passo, perché l'obiettivo è quello di far sviluppare tutti i cavalli al mio motore. Vado appunto ad accorciare il passo per riuscire a recuperare i giri del motore. Stesso discorso della salita di prima, dell'esempio. Quindi se la macchina non riesce ad andare in salita, cosa faccio? Scalo una marcia, quindi nelle barche scalo un passo, fino a che la macchina in salita riesce a raggiungere i giri per riuscire ad andare su e la barca raggiunge i giri per sviluppare tutti i cavalli a disposizione che ha. Il diametro, che sia ben chiaro, è una conseguenza della scelta del costruttore, cioè il diametro dell'elica è una seconda scelta. Allora di primo è il passo, cioè tu che hai la tua barca, che vuoi sceglierti la cosa migliore, ti vai a sceglierti l'elica in base ai giri e rispettivamente al passo che ti è più consono per quel tipo di abbinamento che hai. Per quello che riguarda invece il discorso del diametro, tendenzialmente ci sono dei diametri fissi, nel senso difficilmente esisteranno delle eliche con dei diametri enormi per motori piccoli. Infatti le eliche originali ti fanno la scelta di uno, di solito è uno, ma magari anche due diametri, e invece 20 o 30 tipi di passi, 10 tipi di passi. Il diametro non deve essere un tuo problema, specialmente per identificare l'elica migliore. Poi se vogliamo lavorare di fino, allora si possono fare tante cose, ma in modo grossolano, in modo diretto, la cosa migliore da fare è concentrarsi solo sul passo, quindi giro 360 gradi, la distanza che riesce a fare appunto quest'elica. Come vedi sul mio banco ci sono sia eliche a 3 pale, sia d'acciaio che d'alluminio, ma ho preso anche un paio di eliche a 4 pale. L'elica a 4 pale, che ti dicevo appunto, è il numero che in alcune eliche, ecco, in alcune eliche è messo qua, adesso si vede molto male di questa elica, comunque qua c'è un numero, altre ce l'hanno stampato qua dentro, altre ce l'hanno stampato magari qua dentro. In una di queste posizioni un numero lo devi trovare, se non c'è mi sa che l'elica non è un granché. Detto questo, il discorso delle pale, ok, tra 4 e 3 pale, tendenzialmente, ma prendilo veramente un discorso da fare con le pinze, tendenzialmente il 4 pale ha come si può dire, delle pale più piccole in rapporto a un'elica dello stesso diametro e dello stesso passo, quindi sono più piccole proprio per farcene stare 4. Il vantaggio di un'elica a 4 pale qual è? Che soprattutto sulle barche sottomotorizzate, quelle barche che magari arrivano implanate difficilmente o che magari si devono spostare con tanto peso, hanno più grip, cioè hanno più punti d'attacco per spingersi in avanti. Perché allora non scegliere tutti una 4 pale? Perché se il rapporto peso-potenza è ottimale della barca, la pala in più è un attrito superiore, quindi meno attrito abbiamo in acqua meglio è. Ci sono addirittura eliche sul mercato da 2 pale, ok? Come ci sono eliche race da 5, però lì si va un po' troppo nel dettaglio veramente degli amanti del race e di queste cose. Quindi la norma generale è 4 pale quando ho una barca sottomotorizzata, magari una barca da 6 metri con un 40 cavalli che arriva appena a farla planare, altrimenti standard di solito le 3 pale, scegliendo il diametro giusto e il passo giusto e il diametro di conseguenza, ho già una scelta ottimale per poter navigare in tutta sicurezza, divertirmi e far andare il motore come dovrebbe andare. Quindi torniamo a noi, facciamo un breve riepilogo di tutto quello che ci siamo detti, di tutto quello che ti ho detto, perché tu al fin dei conti non hai parlato, ho parlato soltanto io. Diametro, passo. Passo è quello che mi serve a identificare ed è l'ultimo numero che trovo stampato sull'elica. Il passo è la distanza che percorre una qualsiasi vite in un solido dopo un giro di 360 gradi. Il diametro è la circonferenza totale delle 3 pale, 4 pale, quelle che sono, la circonferenza totale. Acciaio o alluminio, se puoi scegli l'acciaio, se hai voglia di spendere comunque 3 volte in più, se invece non hai voglia vai tranquillamente sull'alluminio, che sono delle eliche comunque performanti che vanno benissimo per chi non vuole diventare matto su queste cose. L'altra cosa è la scelta del passo, prendi la barca, la metti in acqua, fai i giri massimi, dopo al massimo chiedi informazioni a qualcuno, perché io rispondo spesso dicendo che senza dati non posso dare nessun tipo di consiglio. Io sono disposto a darlo, però la prossima volta, o se ti capita e vuoi un consiglio, sia a me ma a qualsiasi altro professionista, dagli in mano 2 numeri, perché altrimenti è impossibile. Bene, mi auguro di essere riuscito a trasmetterti in pochissimi minuti quello che ti può servire effettivamente per andare in giro in barca.
Se hai trovato utile questo video, ti chiedo una semplice cosa, di condividerlo, non tanto perché voglio diventare famoso, farmi conoscere in giro per il mondo, ti garantisco che non mi interessa, non è quello il mio obiettivo, ma più persone sanno come funzionano i passi e più persone mi chiameranno, anzi, più persone mi chiameranno consapevolmente, oppure non mi chiameranno perché hai dei dubbi che magari con questo video li hanno già risolti tutti. Quindi, come al solito, buon vento e occhio sempre al meteo.